Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo episodio parliamo di Ponte Nomentano. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a verificare di essere iscritti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. E adesso parliamo di questo piccolo ponte dalla grande storia. Nel quadrante nord-est di Roma, precisamente nella zona del terzo municipio, si erge fiero, scavalcando il fiume Aniene, il ponte Nomentano. Il suo nome originario non ci è pervenuto, ma grazie all'opera cinquecentesca dell'umanista Stefano in Fessura sappiamo che nel Medioevo era chiamato Ponte Lamentano, ma anche Limentano o addirittura Lamentato, e quest'ultimo sembra riferirsi alle numerose vicissitudini che lo hanno interessato nel corso del tempo. L'aspetto attuale del ponte, che si compone di una torre merlata sul lato est, un ballatoio ligneo nella parte centrale e un piccolo castello sul lato ovest, sono infatti il risultato di restauri eseguiti nei secoli a seguito di diversi danneggiamenti. Fu costruito dai Romani in epoca repubblicana tra la fine del secondo e l'inizio del I secolo a.C., dove insieme al Ponte Salario e al Ponte Milvio era uno degli snodi extraurbani più importanti dell'epoca. Con tutta probabilità il ponte originario fu demolito da Totila intorno all'anno 546 nel corso della guerra gotico-bizantina, salvo poi essere riparato nel 552 dal generale bizantino Narsete. La posizione strategica del ponte nei secoli a venire ne rende necessaria la fortificazione sotto Papa Adriano I verso la fine dell'VIII secolo, occasione nella quale acquisisce l'attuale aspetto di piccola fortezza. Tradizione vuole che pochi anni dopo, nel mese di novembre dell'Ottocento, in questo luogo si siano incontrati Papa Leone III e Carlo Magno, venuto appositamente a Roma per ristabilire l'autorità del pontefice messa in discussione dai nipoti del predecessore, e che la notte di Natale del mese successivo sarà incoronato re nella Basilica di San Pietro. Guardando il ponte da questo lato si possono notare due aspetti interessanti. Il primo è un bassorilievo posizionato sulla chiave di volta dei blocchi di travertino che compongono l'arco, raffigurante una testa bovina sormontata da una clava, un simbolo arcaico riconducibile al culto di Ercole, protettore del commercio e del bestiame, come a volerci ricordare che fin dai tempi più remoti questo era un luogo di transumanza. Il secondo aspetto è invece riconducibile con probabilità al XVI secolo. Si tratta di quella che inizialmente fu pensata come una latrina, che infatti sporge dalla struttura sul fiume sottostante. Osservando con attenzione si notano altri elementi. Ad esempio, sulla torre è posta la targa di Papa Niccolò V, a memoria di un ulteriore restauro dopo i danni che il ponte subì durante i disordini creati da Niccolò Fortebraccio, un nobile condottiero italiano che entrò in contrasto con lo stato della Chiesa. Ponte Nomentano sarà ancora protagonista di diversi scontri tra nobili e papato, come quello del 1485 che vede da un lato gli Orsini occupare il ponte e dall'altro, al servizio di Papa Innocenzo VIII, Roberto Sanseverino e suo figlio Gaspare, noto anche come Fracassa, che accorrono per respingerli. Ma le truppe orsiniane occuperanno il ponte anche nel gennaio del 1503, stavolta contro quelle della famiglia Borgia, la quale si era macchiata dell'omicidio del nobile Paolo Orsini nella cosiddetta strage di Senigallia. Un altro intervento di restauro è stato attribuito a Papa Innocenzo X, come testimonia il suo stemma marmoreo affisso su una parete del lato ovest. Tra le tante storie che questo ponte ha da raccontare, ce n'è una che riguarda una coppia di obelischi, e in particolare i due obelischi che adornano i giardini di Villa Torlonia. Nel 1838, per onorare la memoria dei genitori, il principe Alessandro Torlonia chiede al viceré dell'Egitto di poter acquistare due obelischi originali, ma, non ottenendo risposta, decide di farli realizzare in Italia, precisamente nelle cave di granito rosa di Baveno sul Lago Maggiore. Gli obelischi iniziano un rischioso e complicato viaggio l'anno seguente e raggiungono Venezia, dove vengono trasferiti su un trabaccolo per prendere il mare. L'imbarcazione costeggia tutta la costa adriatica in direzione sud, per poi passare lo stretto di Messina e raggiungere il porto di Fiumicino. Il trabaccolo risale dunque il Tevere fino alla confluenza con l'Aniene, terminando la navigazione in località Sacco Pastore, esattamente a valle di Ponte Nomentano.
Qui la nave viene tirata in secca per poi trasportare il pesante carico via terra, ma anche i 4 chilometri scarsi per raggiungere la villa rappresentano una sfida per le strade accidentate. Si decide così di trainare l'intera nave a destinazione sfruttando braccia umane, animali da traino e utilizzando pali di legno muniti di ruote. Un'operazione che dura ben 8 giorni, ma che si rivela un successo. Il 9 gennaio del 1840, dopo quasi 3.000 km di viaggio, la nave, con il suo prezioso carico, entra trionfalmente a Villa Torlonia, davanti al principe e a una folla di ospiti illustri, il tutto arricchito da una banda musicale e le salve dei cannoni. Nel 1849 il ponte fu nuovamente distrutto dalle truppe francesi per un tratto di 7 metri, impedendo alle camicie rosse di Giuseppe Garibaldi accampate a Monte Rotondo di entrare a Roma. Ma i danni furono riparati nel 1857 dall'architetto Francesco Fontana, che restaurò anche altri elementi della struttura. Per molti secoli questo ponte è stato l'unico modo possibile per superare il fiume in questo punto e raggiungere le zone più a nord della città. Ma poi, nel 1922, venne realizzato l'adiacente Ponte Tazio, permettendo alle automobili nel tempo più numerose di proseguire senza deviazioni su via Nomentana. Nel 2002 è stato chiuso definitivamente al transito delle auto per evitare di danneggiarlo. Una decisione saggia che ha restituito alla struttura parte di quel suo fascino rurale immortalato nel corso dei secoli da pittori, incisori e vedutisti. Insomma, di acqua sotto questo ponte ne è passata davvero tanta e oggi rimane una piacevole scorciatoia pedonale per chiunque desideri ammirare la bellezza di questo piccolo gioiello architettonico.